Fred Più Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono con Alba Rohrwacher e Francesco Favino, tra i protagonisti di Maria di Pablo Larraín in concorso. Benvenuti, bentornati. Grazie. Buon caldo a tutti. Mamma mia. Conferenza stampa molto emotiva, emozionante, bello, no? Quando molto bello, non è mai scontato, però ecco, poi tra noi italiani, ecco, questo film è anche un po', Maria Callas era un po' nostra anche, no? Ne parlavamo anche con Monica Bellucci ieri, secondo me la sentiamo un po' nostra, che ne pensate? Beh sì, in qualche modo lo è stata, però insomma probabilmente è patrimonio dell'umanità, quindi credo che anche tanti altri paesi la sentano propria, però noi forse un po' di più, sì. Allora, c'è una cosa molto bella che dice Maria nel film di voi due, dice Bruna è mia sorella, mia madre, mia figlia, Ferruccio è mio fratello, mio padre, mio figlio, la casa è bella affollata, però rende il senso di famiglia che queste due persone hanno creato attorno a Maria. Come l'avete vissuta questa famiglia? Sì, è stato proprio così, si è creata magicamente una situazione simile a quella che poi è nel film, nel senso che Angelina ci ha accolti in questo lavoro insieme a Pablo e questo trio improbabile e solidissimo si è formato e quindi ce lo dicevamo anche nelle lunghe attese, abbiamo lavorato tanto e ci sono stati dei giorni in cui non lavoravamo e ci confrontavamo su quello che poi avremmo fatto e piano piano ci sembrava di capire sempre di più questo tipo di relazione che queste due persone avevano con lei e la chiave di accesso secondo me è stata proprio lei a darcela, la sua grandissima umanità e dedizione a questo progetto ha coinvolto anche noi. Sì, e poi sono battute che secondo me descrivono molto bene anche la variazione delle emozioni e delle relazioni che ci sono tra di noi, cioè di complicità, ma anche di scontro, di protezione, ma anche di desiderio di fuga, di tutto quello di cui i grandi amori o i grandi affetti da cui sono caratterizzati. Cioè, un sentimento d'amore non è mai un sentimento solo gioioso, è molto spesso di guerra, è molto spesso di scontro e penso che nel film tutto questo ci sia. Sì, anche il rapporto con la verità, sai come si ha con i figli e con i genitori, quindi nascondere le cose, dire la verità, una sorta di controllo, quindi c'è il personaggio di Ferruccio che pretende di sapere delle cose, il personaggio di Bruna che non riesce a dire delle cose, cioè c'è anche questo rapporto con dove sta la verità e come facciamo noi a dirla e lei a dirla a noi. No, che è tipico delle relazioni che esistono tra genitori-figli, tra fratelli e sorelle. Da artisti, da attori, che tipo di riflessione avete fatto invece attraverso questa storia su proprio l'essere divi, ma non nel senso di stardom, per dirla in inglese, ma nel senso di relazione con il pubblico? Spiegavo a Pablo che avevo letto anni fa che lei, per esempio, non aveva mai accettato, comunque c'era rimasta molto male, proprio era stata male del fatto che il pubblico che l'aveva adorata, poi quando lei si era poi in poche volte tirata indietro perché era stata male, una volta aveva la febbre a metà atto, il pubblico l'ha massacrata, anche il nostro italiano, voglio dire, Milano e tutto. Ecco, mi chiedevo, anche alla luce di come siamo oggi, che tipo di riflessione avevate fatto? Io credo che una celebrity, sempre per usare l'inglese, diciamo, una persona estremamente famosa o un'icona sia inconoscibile e che il pubblico, noi, proiettiamo su quella figura lì tutto quello che ci sembra di vedere. Molto raramente noi conosciamo quelle persone e molto spesso conoscendole a volte ci deludono, perché noi è come se riflettessimo su di loro anche le nostre speranze, le nostre ambizioni o anche grazie a loro ci sembra di essere più sicuri, di essere rappresentati.
E quando per qualche motivo quella cosa lì viene a mancare, sentiamo un tradimento personale molto forte. Se sei la Callas non puoi aver nulla di umano, se sei la Callas non puoi avere la febbre, se sei Ronaldo non puoi non segnare. E se invece segna quello che non segna mai, quello diventa improvvisamente un genio, ma se non fai 4 gol non hai segnato, no? Se sei Ronaldo. Ed è un po' così per tutti quelli che per noi rappresentano qualcos'altro, ma non sono mai chi sono loro. Per cui le grandi icone alla fine sono dei grandi specchi, secondo me, sono grandi specchi di società intere che decidono di riflettere una parte di sé in quello specchio lì e che per forza di cose lo romperanno quello specchio. Essere a quel livello di celebrità, di talento, è al contempo il più grande dono e la più grande condanna. No, e quindi credo che trovare un equilibrio e una distanza sia l'unica possibilità di sopravvivenza. E ecco, e quindi mi sembra che Maria Callas questa cosa ha faticato a un certo punto a trovarla. Però lei ha, cioè diciamo, secondo me un'altra cosa che molto profonda e dolorosissima che racconta il film, e che in questo mi sembra che il film parli a tutti gli artisti, è il confronto tra un artista e il suo fuoco, il suo talento, la tensione a cui ha dedicato tutta la propria vita, e quando quella cosa traballa, allora l'incanto si rompe e tu vedi tutta la verità della vita che hai, quindi ti rendi conto, per esempio, se sei solo, se chi ti accompagna, chi è con te, chi non è con te. E forse in questa storia le uniche 2 persone che rimangono accanto a lei, a prescindere, sono proprio Ferruccio e Bruna. Quindi un omaggio alla famiglia di Maria, grazie Alvaro Grazie a Bacher, voi. Grazie. Francesco Favino, Maria di Paola Rain in concorso all'88esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider. Grazie Chiara. A voi.